A prescindere dall'orario in cui vedrete questo video, buonasera. Oggi voglio rispondere a questa domanda. È possibile acquistare dei prodotti per disegnare su Temu ed uscirne soddisfatti? Molti me l'hanno chiesto e io vi dico una cosa, io sono convinta di no. Qua in studio però ho sentito diverse campane e i miei collaboratori sono convinti che in realtà a volte su Temu ci si trovino delle cose interessanti. Ecco, io spero di star facendo questo video per dimostrarvi il contrario e lo dico non sapendo come andrà a finire. Qui davanti a me ho l'applicazione aperta, ho già scritto prodotti da disegno, quindi oggi andrò a realizzare un disegno che poi verrà interamente realizzato con quello che troverò qua dentro e mi darò anche un budget per vedere. Sono veramente curiosa. Andiamo a cercare proprio degli strumenti utili. E fu lì che dopo questa affermazione Frafrog rimase intrappolata in un loop spazio-tempo dove di utile riuscì a trovare ben poco. Andiamo già decisi sulla cosa che vogliamo. Pennarelli ad alcol, 168 pezzi 28 euro, 80 pezzi 5 euro, 24 pezzi 8 euro. Li mettiamo nel carrello? Direi di sì. Prima parte di materiale acquistata. Spostiamoci su qualcos'altro. Matite colorate. Matite colorate voglio esagerare, alta qualità. Mica le voglio di bassa qualità. Scusa, le sto andando a pagare 3,35 euro. Mi auguro proprio che siano della qualità che mi aspetto. Ma no, sai cosa? Facciamo così. Prendiamone 48. Wow, belle, queste sono triangolari. Oh, queste sembrano proprio belle. E infatti 24 matite 20 euro. Sarà che forse stavolta queste sono davvero di alta qualità. Ci sono pure delle matite acquarellabili con questo pack totalmente copiato dalla Faber-Castell. Bravi, perché un vero artista copia, ma un grande artista ruba. Voi avete rubato tutto. Poi faccio una breve parentesi, se non si fosse capito ci tenevo a specificare che questo video non è sponsorizzato da Temu. Non che non me l'abbiano chiesto 700 volte, però preferisco tenermi la possibilità di fare battute di questo tipo. Scherzare sul rubare, i pack di matite, i dati. Alla fine no, chi lo sa quante cose possono essere rubate. Nel frattempo vediamo anche queste cose. Queste cose che le guardi e dici, se fosse eticamente corretto farlo me la sarei comprata, perché è così brutta questa maglia che fa il giro. Però allo stesso tempo dico, ma se non l'avessi vista, ma ne avrei mai sentito il bisogno? No, non ho neanche bisogno di scorrere un home piena di cose che mi fanno sentire bisogno di comprare cose. Bisogno di andare a arrampicare, farmi una corsa, non lo so. Smettila, cos'è? Non lasciarti offrire offerte, non le voglio le offerte. Dammi solo i tuoi prodotti cancelleria e poi lasciami libera. Gomma, belle queste gomme, mi ricordano qualcosa che ho già visto, ma non soffermiamoci troppo. Ma guarda, tutte le gomme che ho preso in Giappone. E io mi sono fatta tutto il viaggio fino là per prendermele. Oh, queste sono carine, hanno un bel design, le prendo. E con me, con i barboncini, non fatemi venire voglia di prendere un cane maledizione. Carine anche queste, però facciamo che prendo queste, va? Prendiamo una matita, 6 euro, 4 milioni di matite. Set di matite per schizzi da disegno professionali, 3 euro. Beh, ci sono tutte le gradazioni. Che altro? Matita, gomma, pennarelli ad alcol, tratto pen, penna medica. Penna medica? Ah, scrive sulla pelle. Non vogliamo scrivere sulla pelle. O forse sì? Ho appena fatto un acquisto compulsivo dell'importo di 1,20 euro. Mi limiterò a questo. Are you sure about that? Fine liner, tipo questo. C'è anche la punta pennello. Questi fine liner costano quasi come il mio intero set di pennelli ad alcol. Mi chiedo come mai. Adesso ho un dubbio. Forse ho preso dei pennarelli ad alcol che non hanno la punta pennello. E infatti vi ho sgamati. Voglio la punta pennello. Non mi piacciono più questi, via, togliere. Pennarelli Fainolo, 60 pennarelli, 50 centesimi l'uno. Questi costicchiano però, cioè costicchiano, 50 centesimi a pennarello. Però potremmo provarli. Mettiamoci questi nel carrello al posto degli altri. Aggiungiamo i marker bianchi che fanno sempre comodo. Questi sono ovunque, questi marker bianchi li si trova dappertutto, sono sempre gli stessi. 49,54 euro. Abbiamo fatto un set da disegno più o meno completo. Io il mio budget me l'ero dato. Adesso per curiosità vorrei aggiungere un paio di altri prodotti. Facciamo un budget secondario aggiuntivo per assaggiarne anche la qualità. Io non mi accontento. Matite colorate, alta qualità, prezzo decrescente. Abbiamo dei prezzi molto alti. Ad esempio il pack di matite più costoso che c'è costa 186 euro. Poi però se vai a vedere perché, è perché sono 1200 matite. Ma ste matite tutte colorate, no? Ma chi se le compra? Non servono a niente ste cose. Non ce li puoi fare i disegni così. Scrivono dei colori a caso. Ah, però ci stanno anche le Prismacolor. Prendiamo le matite acquarellabili, 14 euro, mi sto rovinando. Belli questi graffiti. Mi ricordano qualcosa. Mannaggia, oh. Guarda, questi hanno anche la punta a pennello. Mettiamo anche questi nel carrello. Vediamo quanto stiamo. Stiamo a 80 euro. Andiamoci una punta matite. Oh no, sto per entrare in questo loop. Ho fatto questo errore di scrivere appunto matite. Adesso mi è uscita una spilletta metallica. Le spillette metalliche sono molto belle. La spilletta metallica di Leone, il cane fifone. Non lo volevo vedere.
attimo di deragliamento, siamo tornati in pista. Procediamo con l'ordine. Abbiamo fatto due budget, uno da 50, l'altro da 100 euro. Tutto ciò che è extra non consideriamolo. Vediamo cosa succede quando arriveranno i prodotti. Ma con quanto sonno arretrato vi sto dicendo che mi è finalmente arrivato questo pacco. Non perdiamo ulteriore tempo, io ho già provveduto a squarciare l'involucro. Vediamo il contenuto all'interno. Cominciamo subito con queste simpatiche gomme. Guardate un po' il devasto operato su questa confezione. Poi abbiamo 12 brush marker acrilici. Anche loro sembra che abbiano compiuto un lungo viaggio. Sembra proprio che abbia subito dei colpi, delle botte. Osservate questi finti uniposca. Ah, attenzione, non sembrano male. Mi piace questo assortimento all'interno. Belli saturi, belli pieni. Ci sono anche dei colori interessanti, tipo questo verde acqua. Ma guarda, bella questa punta. Sono piacevolmente sorpresa da questi pennarelli, ai quali non avrei dato mezzo soldo. Infatti. E non sono più sorpresa. No, vabbè, dai, veramente. Gli altri sembrano funzionare e devo ammettere che è bellissima questa punta. Adoro due cose di questi pennarelli: il tratto estremamente modulabile e l'omogeneità. Questo marrone normalmente non l'avrei apprezzato, ma è molto bello steso così. Molto bene, male per quel viola. Poi cosa abbiamo? Matite colorate. Anche questa un pochino è arrivata demolita. E partiamo subito con una piacevolissima punta. Già comunque vedere la scatola tutta un po' bistrattata e poi notare che le punte all'interno alcune sono spezzate mi fa chiedere in che condizioni possano essere le mine all'interno. Poi aggiungo questo, guardate questa parte qua che le matite ci hanno sbattuto 400 volte. Nonostante la confezione che si presenta un po' fancy, diciamo, le matite in sé hanno l'aspetto delle più becere matite che potreste acquistare. Ma perché acquistarle? Queste ve le regalano direttamente. Un pacchetto da 5 di queste matite potreste trovarlo in allegato nell'uovo di Pasqua, non lo so. Andiamo a provarle. Da notare che all'interno sono inserite senza nessun criterio cromatico. Bene, punta spezzata in 0,2 secondi. 2 punte su 2 spezzate. Allora, 3 su 3. Bellissimo questo pacchetto di matite colorate, guarda, con tante care cose a te e famiglia. E appoggiamo qua. Ah, questo era l'unica cosa che non c'entrava niente col resto. Mi piace questo inserimento in questa confezione sterile. Questo è il pennarello per la pelle che non ci serve molto, quindi lo mettiamo lì. Poi abbiamo questo pacco, sono dei trattopen. Questo è un trattopen piuttosto normale. Questo ha la punta a pennello, fa un tratto non pulitissimo, E poi qui di fianco abbiamo la punta più grande che è la 0.8. Per il momento non ho molto da dire, se non che questi trattopen hanno davvero l'aspetto economico. Qua in fondo c'è questa plastica un po' sbeccata e anche qua intorno alla giuntura del tappo, e qua sul tappo guardate i numeri sono stampati senza un allineamento preciso. Poi beh, questi sono dei pennarelli ottimi, li ho già provati, li ho reinseriti all'interno di quest'ordine soltanto perché averne un po' di più non guasta mai. Sono pennarelli bianchi molto belli, molto efficaci, si prestano a tanti usi diversi. Poi pack, anche questo ne ha viste tante. Matite Fubaina. Questo è un set di matite di varie gradazioni di durezza, dalla 4H alla 12B. Per curiosità vediamo la 4H. A parte che questa matita ha una cosa un po' strana, ha una spaccatura per nessun motivo e poi è un po' forte per essere una 4H. Ho rimediato una 4H della Koh-i-Noor. Mi consenta, signor pubblico, di provarla giusto così a scanso di equivoci. E ok, questo è come mi aspetto che si comporti una 4H. Non tanto soddisfacente questo kit, ma a questo punto per curiosità vediamo questa 12B. Ok, questa scorre molto bene, è molto scura, molto morbida. Sulla 4H invece la rimandiamo al momento del disegno effettivo. Cos'altro abbiamo qua? Questo sembra il pezzo più interessante di tutto il pack fino a questo momento. È un set di matite acquarellabili. Il lato positivo è che sono inserite all'interno di una confezione metallica, che di solito è indice di qualità. Lasciamo però perdere il fatto che la confezione è bozzata. Mi spiace per tutte le povere matite che sono state maltrattate per realizzare questo video, non se lo meritavano. Non vi meritate neanche voi di comprare delle matite da un sito che poi ve le tratta in questo modo prima di farvele arrivare. Vediamo queste matite. Sono molto carine perché hanno questa sezione triangolare e questo aumenta la percezione, sembrano delle buone matite. Tempo, scusate, c'è un'ambulanza. Mi prendo proprio il verde giusto per curiosità e vediamo un attimo la punta. Vi prego, fate sì che questa punta resista. Sì, naturalmente queste matite sono molto cerose, fatte per essere acquarellate, direi. A lato c'è anche un pennello.
magari su queste ci si può lavorare. Devo anche dire che non ho mai usato delle matite acquarellabili prima d'ora, quindi non è che possa esprimermi granché sulla resa. Per il momento forse il prodotto che mi convince di più insieme ai pennarelli acrilici dell'inizio. Non manca molto, abbiamo una gomma, questa è una 4B, non saprei proprio dire a cosa corrisponda. Ultimo pack, Finenolo, Fanonolo, classico pack di marker. La qualità costruttiva non è pessima, la punta non è male e il colore sembra bello e sembra anche abbastanza fedele al colore presente sul tappo. Ecco, per dire, questo sembra molto diverso. I colori dentro questo set sono abbastanza interessanti. Ci sono molte gradationi di giallo, così viste dal tappo viene quasi da dire perché ne hanno messe così tante che sono tutte uguali. Ho i miei dubbi che siano tutte uguali. Pastel green, ma è giallo. Pastel yellow, proprio no, questo è giallo lime. Poi abbiamo giallo limone, è identico all'altro, giallo melone. Solo per oggi in esclusiva su questo canale possiamo vedere anche come è fatto l'interno di uno di questi pennarelli. Uno non fa in tempo a stupirsi positivamente per qualcosa che subito deve venire deluso. Questo pennarello è rotto, non riesce a restare chiuso e al suo interno c'è questo tampone ormai secco, sentite. Quindi deduco che questo pennarello non scriva. Purtroppo ragazzi in questo set dobbiamo rinunciare al Marigold, colore che non sapremo mai cosa sia. A questo punto abbiamo visto tutto, vediamo anche le gomme. Sono gomme, che devono fare? Cancellano. Ha cancellato in modo efficace. Poi abbiamo questo set che... Ma che è questo odore? Oh mio Dio. È muschio. Ma io sembro pazza. No, io ho bisogno di una persona che mi risponda. Secondo te che odore è questo? Annusa fortissimo. Muffa muschietto? No, mi sa tipo quegli adesivi che metti nei gabinetti per profumarli. Abbiamo due percezioni completamente diverse. Secondo me non ci fa bene continuare ad annusare queste cose. Grazie per il contributo. Sono sempre contenta di dare una mano. Vuoi una gomma? Tieni. Hole in one. Vabbè dai, comunque sono carine. Mi piacciono queste gomme triangolari un po' smussatine. Non è che cancellino proprio con la massima efficacia possibile, però insomma a questo punto, dopo questa disamina scettica di tutte le cose che mi sono arrivate, vorrei mettermi all'opera per usare tutta questa quantità di cancelleria giuntami dopo un lungo viaggio per realizzare un disegno. Ne ho preparato uno, ho una bozza sul mio iPad, devo trasferirla su un foglio di carta. Avendo preso tutta questa cancelleria un po' mista, abbiamo delle matite, abbiamo qualcosa di acquarellabile e tutto il resto, ho deciso di lavorare su un'illustrazione tecnica mista. Come mio solito mi ero preparata già una bozza nell'iPad e quindi il tema di oggi sarà questo stregone cattura topi. È in giro per la foresta, è alla ricerca di topi per la sua ricetta segreta della sua pozione e per l'occasione ha catturato un topolino che verrà gettato nel calderone. La famiglia del topolino in basso è molto preoccupata per le sorti del loro fratello. Eccoci qui di ritorno dal trasferimento. Ora questo foglio è molto chiaro quindi non riuscirete a vedere bene, ma quello che posso dirvi è che questa bozza trasferita con una matita del genere secondo me rischia di trasportare via un po' di grafite in giro per il foglio e vorrei evitarlo, quindi mi prendo una delle gomme precedentemente mostrate e gli do una bella cancellatina generale, questo piacevolissimo suono ad accompagnare. In questo modo almeno le linee rimangono tutte visibili ma sono molto meno intense e la grafite non è più sul foglio. Bene, è il momento di iniziare. La prima base che ho deciso di stendere è stata coi pennarelli alcolici. I Finenolo saranno oggi i nostri fedeli compagni. Ho steso quindi una base più o meno omogenea. In alcuni punti non sono stata molto rapida e quindi ci sono dovuta ripassare più volte e aggiunto la maggior parte dei colori piatti che andrò a utilizzare in questo video. Abbiamo il tronco, i vari alberi che stanno sul retro. Mi piacerebbe dare delle tonalità più calde ai soggetti in primo piano e un po' più fredde, tendenti al bluastro, invece nello sfondo. C'è una tonalità in particolare di cui mi sono innamorata in questo set che è il grigio caldo, molto carino, anche se devo dire ho sentito davvero la mancanza di una scala di grigi dal più chiaro al più scuro. Quando si tratta di luci e ombre mi è molto difficile andare a tracciare delle ombre con i marker se mi mancano i grigi caldi e freddi in tonalità chiara. Un altro problema che ho riscontrato con questo set è che manca veramente un rosa carne. L'unico rosa più o meno simile alla pelle che ho trovato è stato un rosa molto fluo che per questa immagine va bene, ma oddio, se avessi voluto fare una cosa realistica io qui un voto
molto non ce l'avrei tirato fuori, secondo me. Comunque pennarelli direi ok, ci siamo portati a casa tutta la prima base. Dopodiché sono passata alle matite acquarellabili. Mi piace sempre inserire un po' di acquerello, qualcosa col pennello all'interno dei lavori, perché gli dà quell'effetto un pochino meno asettico, un po' più vivo, un po' più materico. Con queste matite mi sono trovata bene, ho riscoperto una manualità negli acquerelli che non ricordavo di avere. Si vede che quel corso di illustrazione che ho fatto 10 anni fa o 12 anni fa, non mi ricordo, nel quale ci siamo soffermati soprattutto sull'acquerello, evidentemente a qualcosa è servito, però è anche vero che non ho mai usato prima d'ora matite acquarellabili, quindi non so fin dove arriva la mia capacità e la qualità delle matite. Mi limiterò a dire che in generale questo set per me come primo set di matite acquarellabili è stato piacevole da utilizzare. Dopo le matite acquarellabili è stato il turno delle matite normali. Non ho amato questo set, tutte le punte che mi sono ritrovata a utilizzare si sono spezzate. Non so se riuscirò a farvi vedere tutti i momenti in cui la cosa è successa. Fortunatamente ho reperito questo che avevo in un cassetto e mi sono messa ad appuntirle con questo. Alla fine il disegno l'ho portato a casa. Ho dovuto utilizzare queste matite anche per fare i tratti colorati dei miei soggetti. A me piace molto fare il line art colorato, di solito però lo faccio appunto con delle penne colorate. In questo caso ho deciso di farlo con le matite, quindi line art un po' più spesso, perché naturalmente con le matite non è possibile essere molto precisi, però mai nero. Questo ha creato delle disomogeneità nell'immagine, però nel complessivo comunque il risultato mi piace. Gli acrylic brush marker non mi sono dispiaciuti affatto, li ho trovati molto comodi, sono perfetti per aggiungere dei piccoli dettagli conclusivi all'immagine, alcune more sui cespugli nello sfondo, i nasi dei vari topolini, la gabbia metallica gialla perché non avevo altrimenti un altro giallo altrettanto sgargiante, il bagliore negli occhi, quindi si sono prestati a molteplici usi e devo dire che questa immagine senza questi pennarelli avrebbe perso molto e i soggetti sarebbero stati molto meno valorizzati. Lato negativo, uno di questi pennarelli è arrivato scarico. Per tutto il tempo mi sono ritrovata con questo pennarello viola che dicevo, ah bene, qui ci va un po' di viola, ah no, no, niente. Ho provato in conclusione a utilizzare anche il tratto pen nero, ma non sono una grande fan, mi sembrano dei normali tratto pen, sono ok. Parlando proprio di tecnica, in questo disegno ho fatto 2 o 3 cosine che non mi sono dispiaciute affatto. Ad esempio sulla barba del mago, anziché utilizzare direttamente un colore per le ombre, ho unito il verde acqua con il giallo, tecnica brutalmente rubata, potrei quasi dire, dall'impressionismo. Quindi che bello, non si finisce mai di imparare, quante avventure. Volete vedere il disegno finito? Ve lo mostro. Arrivati in conclusione, che dire? Facciamo un breve momento rimozione di scotch giusto per avere un po' di soddisfazione. E proprio adesso mi sono ricordata di non aver scaricato un po' lo scotch sul tessuto, quindi ci sta che strappi via anche il foglio. No, esatto, proprio sul finale. Ecco qua il piccolo danno che ho creato. La mia nuova opera è quindi conclusa. La chiamerò Lo stregone cattura topi. Ho cercato di fare un'illustrazione stile disegno per l'infanzia. Secondo me il risultato è carino, dai. Guardate lui con questo luccichio negli occhi, che dolcezza. Ma non siamo qui a parlare veramente del disegno quanto piuttosto della strumentazione che ho utilizzato. Quindi pennarelli Finenolo, i famosissimi, no? Ne avrete sentito parlare. Non mi piace affatto il fatto che il tappo non vada sul retro del pennarello, questa è una problematica. In generale trovo che il colore presente sui tappi non sia minimamente corrispondente al colore che poi effettivamente questi pennarelli fanno, ed è per questo che io di solito quando lavoro con i marker mi tengo sempre un foglio da scarabocchiare, anche un fogliaccio, perché così almeno lo provo prima di metterlo sul foglio effettivo. In questo caso applicherei dei piccoli bollini sopra e li colorerei col colore giusto, così uno si assicura di non sbagliare. Nel complessivo comunque sono come qualunque altro pennarello ad alcol di marca generica proveniente dalla Cina. Essendoci io non vedo perché provarne altri. Poi abbiamo le matite acquarellabili. È la prima volta che uso un prodotto del genere, quanto può valere la mia opinione. Sono matite molto cerose, quindi la punta naturalmente non si spezza. Ho trovato che fosse un pochino più macchinoso rispetto all'utilizzo di semplici acquerelli. Qualità secondo me ok per il prezzo. Poi abbiamo questi, gli acrylic brush marker, molto simili ad altri che già conosciamo, ma anche un po' diversi perché hanno la punta a pennello. Questi sono stati una piacevole sorpresa. Non mi è piaciuto il fatto che uno fosse rotto e secco. Questa è una cosa molto brutta perché poi vai a mandare un reclamo dall'altra parte del mondo. Però bella scoperta, sarebbe bello utilizzare questi prodotti con una gamma di colori molto più ampia di così. Per assurdo il marrone è il colore che ho utilizzato di più, che è quella cosa che non ti aspetteresti mai di dire di un set di colori. Si sono prestati molto bene, mi sono piaciuti. Matite Fubaina bocciatissime. In un set di matite l'unica cosa che desideri è che gli estremi siano veramente estremi, altrimenti mi prendo un HB e festa finita. Quindi
No. Questo set di matite qua, mi verrebbe da dire senza infamia senza lode, ma in realtà sono senza lode e con dell'infamia. Secondo me la resa non è il massimo. Mi dispiace anche il fatto che il viaggio gli abbia dato il colpo di grazia, perché sono state bistrattate ingiustamente. Sono delle generiche matite colorate, non ho altro da aggiungere. Questi sono il mio amore, è il mio cuore che vi sto dando. Non aprirlo, non sbloccarlo, non fare niente. Tra 2 giorni torno e mi dai 50 euro. Era così? Non ti sto a ripetere 2 volte. Trattopen, non c'è stata grande occasione di provarli, mi sembravano poco coerenti con il resto dell'immagine, quindi qui non mi pronuncio, li archivio esattamente come sono arrivati. Poi abbiamo le gomme, sono gomme, non so se ho qualcosa da aggiungere. Nel complessivo carine, mi piace il fatto che siano smussatine, belle queste triangolari che hanno queste punte che ti permettono di essere un po' più preciso. Quindi che cosa ne penso di questi oggetti di cancelleria altamente selezionati? Sento di aver preso quasi il meglio del meglio disponibile sul sito, non ho ottenuto il meglio del meglio, ma d'altronde non l'ho neanche pagato come se fosse. Se sono alla ricerca di un prodotto di cancelleria di media qualità, posso anche trovarlo molto più vicino a me, senza andare a scomodare una spedizione dalla Cina o senza prenderlo su un sito che mi fa perdere mezza giornata per poi mettermi nel carrello una serie di spille molto belle ma che io di base non volevo. Questa è un po' la mia opinione, però si può fare un disegno carino con le cose comprate su Temu? Beh sì, cioè nel senso si può. Che vedevo dire. Verrebbe da dire, piuttosto che prendere 4 set di matite medi sperando che uno sia superiore alla media, prendetevene direttamente uno buono. E niente, questo era il video, che dire, grazie mille per averlo visto, spero che il disegno vi sia piaciuto, fatemi sapere con un commentino se sì, fatemi sapere se la vostra opinione differisce dalla mia su qualcosa, sono molto curiosa, no, qui sinceramente, ditemi che ne pensate, fatemelo sapere. Per il resto grazie per aver visto il video, vi mando un saluto, un abbraccio e un buffetto affettuoso. Ciao!